Bentornati al canale, perdonate un po' la latitanza di questo periodo, come vi avevo già accennato in un altro video, ho frequentato una scuola per diventare guida escursionistica, la scuola è finita adesso e quindi potrò tornare a produrre con una frequenza più regolare i miei contenuti. Ne approfitto anche per dirvi che adesso sono guida escursionistica, quindi nel caso voleste venire in montagna con me e prenotare una gita, riservata al momento perché non ho ancora un programma, ma più avanti ci sarà un programma anche per eventuali gruppi, potete contattarmi. I contatti li trovate nelle informazioni del sito, potete contattarmi su Instagram e anche su Facebook volendo. Ma oggi siamo qua per rispondere ad alcune delle vostre domande, il mio primo video di risposte alle vostre domande. Ne ho selezionate alcune, non erano tantissime domande, meglio così, anche perché riusciamo a rispondere quasi a tutte. Questa è una domanda interessante che vi leggo subito. Ciao, mi piacerebbe che tu parlassi, secondo la tua esperienza, quanto sia vivibile la baita a 365 giorni all'anno con i suoi pro e contro e eventualmente come gestire le problematiche invernali. Allora, vivibilità della baita a 365 giorni all'anno. Attualmente diciamo che ho raggiunto un livello di comfort relativamente elevato considerando il contesto, nel senso che bene o male ho più o meno tutto, quindi ho un buon impianto fotovoltaico, acqua corrente, una docina, insomma tutto quello che è necessario e una stufa per scaldarsi, legna in abbondanza, quindi diciamo che tendenzialmente la baita sarebbe vivibile 365 giorni all'anno. In inverno ovviamente le problematiche aumentano, in estate è molto più bello stare qui, molto più piacevole. In inverno si consuma tantissima legna perché i muri sono in sasso, l'isolamento è praticamente assente. Ovviamente non vi so dire, vivendo tutti i giorni, se facendo andare la stufa in continuazione i muri poi a un certo punto raggiungono una certa temperatura, avendo il sasso un'inerzia elevata e quindi si riesce ad avere un livello di comfort stabile consumando meno legna. Io sono convinto che la cosa ideale sarebbe isolare al meglio l'ambiente in modo da consumare meno legna possibile, anche perché fare legna è molto faticoso. Questo è solo un discorso di proprio vivibilità senza considerare tutti gli altri fattori economici, di cibo e così via, semplicemente di comfort dell'ambiente. Qui sono ad 800 metri di altezza, quindi in inverno non fa mai particolarmente freddo. Come avete visto, sono stati 2 anni in cui non ha praticamente nevicato e piovuto, anni siccitosissimi, quindi il clima è sempre più folle e quindi c'è anche da considerare questi fattori. Potrebbe fare inverni secchi come potrebbe fare inverni incredibilmente nevosi, non si sa. Attualmente i temporali che sta facendo, ad esempio, sono di una violenza incredibile. Diciamo che in linea di massima è un posto, sì, vivibile 365 giorni all'anno. Tra i contro annoveriamo ovviamente la fatica che richiede vivere in un posto del genere, quindi bisogna essere fisicamente preparati, perché comunque il terreno ovunque è scosceso e bisogna comunque muoversi continuamente e lavorare in continuazione. Quindi bisogna avere un buono stato di salute e di forma fisica. Qui un'altra domanda a cui praticamente ho già risposto. Ciao e complimenti Luca, pensi che sia possibile vivere sempre, non solo nei weekend, in una baita come la tua? In che percentuali pensi che potresti essere autosostenibile? L'autosostenibilità anche qui. Allora, la prima parte della domanda ho già risposto prima. Discorso autosostenibilità, insomma, bisogna anche vedere se si è da soli, se si è con qualcun altro. Da soli sì, si possono fare tante cose, si può fare apicoltura. Io adesso faccio un'apicoltura molto piccola, quindi per consumo personale. Comunque vedete che l'anno scorso, per esempio, sono riuscito a produrre 90 kg di miele, ma anche se ne producessero 30, 40, insomma, sarebbe un quantitativo assolutamente sufficiente per una persona. Oltre a questo si possono coltivare sicuramente tutta una serie di cose, ovviamente andrebbe dissodato il terreno, andrebbe preparato per la coltivazione delle cose che normalmente si sono sempre coltivate in terreni di montagna, quindi per esempio segale, mais, ortaggi vari facendo un orticello, considerando comunque tutta una serie di problematiche in un ambiente selvatico come questo. Quindi vedete che ho messo delle piante da frutto,
Pensavo di cavarmela con una rete bassa, ho dovuto mettere delle reti alte 2 metri, altrimenti non cresceva nulla perché i cervi si mangiano tutto. Stessa cosa per l'orto, tutto qui andrebbe recintato, proprio perché gli animali selvatici sono liberi di scorrazzare in giro e divorare qualsiasi cosa. Oltretutto il terreno è molto povero, qui abbiamo sicuramente un terreno di origine morenica, qui in questa valle c'era l'enorme lingua del ghiacciaio del Monte Rosa che ha portato un sacco di detriti, quindi terreno abbastanza povero, sicuramente adatto alle colture che vi dicevo, segale, mais, patate, vitigno, anche la vite cresce abbastanza bene qui. Però ovviamente tutto ciò richiede un grande impegno e soprattutto richiede molto tempo per fare le cose come si deve. Però siamo sempre lì, a meno che non si crea un lavoro parallelo, uno smart working o un lavoro digitale come può essere quello dello YouTuber, per esempio, se noi pensiamo di vivere solo di autosostenibilità, è una vita molto frugale e molto povera come quella di un tempo che non so quanti di noi siano disposti ad accettare. Personalmente non sono disposto ad accettare una vita così frugale, cioè, preferisco avere anche qualche lusso. Ecco, Francesco mi chiede: ciao Luca, mi chiedevo quanto dista la baita dalla tua abitazione, quanti chilometri e quanto dislivello positivo devi affrontare per giungere in baita. E connessa a questa, quanto riesci a vivere e poi a gestire i tuoi spazi e le tue attività in montagna durante l'anno, soltanto nei fine settimana? Grazie, in ogni caso continua così, ne saremo tutti molto felici, grazie. Allora, la baita dista da casa mia una sessantina di chilometri, ci metto all'incirca un'oretta, e questo è stato un elemento fondamentale nella ricerca della baita. Ho proprio cercato una baita non eccessivamente lontana, proprio perché se diventa già 2 ore di strada e venite su nel weekend diventa molto complicato, soprattutto se si tratta di una baita in cui dovete mettere molto mano e sistemare tante cose, quindi già la distanza vi toglie via un sacco di tempo. Quindi questo è un elemento fondamentale nella ricerca di una baita. Dislivello positivo attualmente no, non ne devo affrontare più perché inizialmente salivo, sono salito per 2 anni da una mulattiera dal paesino, adesso ho ricavato un nuovo sentiero che è in discesa, quindi la salita è al ritorno. Sempre un sentiero scomodo, molto scomodo, ripido, però capite che per trasportare dei materiali rispetto ai sacchi di malta che portavo a spalla prima facendo 200 metri di dislivello dal paese, adesso diventa relativamente più semplice, sempre molto complicato, però un pochino siamo andati a migliorare da quel punto di vista. Riguardo alla gestione dei miei spazi qui in montagna, soltanto nei fine settimana, attualmente sì. Io ho un lavoro full time e quindi riesco a venire qui nel fine settimana, durante le ferie. Delle volte posso fare anche una scappata perché essendo non lontanissimo e avendo un lavoro a turni riesco anche a venire una scappata, però comunque capite che è difficile restare su full time. Però se uno ha la volontà, anche avendo un lavoro, riesce a gestire i suoi spazi, nel senso che se questa è l'attività che vi piace fare, dedicherete praticamente tutti i vostri weekend a questa attività, cosa che io faccio. Praticamente i miei weekend sono tutti dedicati a questa attività o al trekking. Matteo mi chiede: ti vorrei chiedere se quello che stai costruendo nasca da un'ispirazione presa da qualche parte, un film, una sensazione che hai avuto, uno scenario ideale che hai immaginato nella tua testa a lungo. Te lo chiedo perché a mio avviso la tua baita e l'atmosfera che ruota intorno, il camino che scoppietta, stare chiusi al caldo mentre fuori nevica, rappresentano una fantasia che accomuna molte persone, come se tu avessi materializzato qualcosa che noi tutti abbiamo già visto e immaginato fin da bambini. Come quando si dice quanto vorrei abbandonare tutto e aprirmi un bar sulla spiaggia. Non so se mi spiego. Sì, ti spieghi. Come avevo già spiegato in un video molto datato, l'ispirazione iniziale è quella della Val Grande. Le esperienze vissute in Val Grande nelle baite, bivacco, libere, mi sono rimaste molto dentro, esperienze molto belle, e di conseguenza avrei voluto un qualcosa del genere tutto per me. Questo è diciamo, la cosa principale. Sul discorso più bucolico, sicuramente l'ispirazione, come vi avevo già raccontato, è anche venuta dai video di Sean James, che sono
molto bucolici, creano questa ambientazione da sogno che poi è la realtà, insomma, in questi contesti si vive un pochino questa realtà, quindi fondamentalmente il contesto bucolico si viene a creare automaticamente, è la bellezza del luogo e dell'ambiente che vi portano poi a ricercare determinate cose, certe cose vengono naturali, insomma. Francesco mi chiede: ciao Luca, mi complimento innanzitutto per la qualità dei contenuti, per l'equilibrio che riesce ad imprimere a tutte le innovazioni che stai realizzando in Baita. Grazie Francesco. Hai già dedicato un video a questo tema, ma mi ha molto incuriosito il sistema ingegnoso con cui hai portato l'acqua corrente in Baita. Sfrutti solo la pendenza naturale del terreno dalla sorgente alla Baita, tutte le cose che fai evidenziano una notevole saggezza tecnica, non alla portata di tutti. Ha un background scientifico? No, non ho un background scientifico, sono un perito meccanico, però vabbè, insomma, mi appassiona tutto, quindi poi studio varie cose. Il discorso acqua, fortunatamente ho già trovato la tubazione installata, interrata, che sì, diciamo l'acqua viene portata per pendenza da un torrente e arriva giù con una elevata pressione. È un bellissimo sistema, un bellissimo impianto che, ripeto, fortunatamente era già stato fatto, perché altrimenti sarebbe stato anche questo molto dispendioso e complicato da realizzare. Fortunatamente questo sistema che ho migliorato notevolmente, aggiungendo una cisterna, aggiungendo dei filtri, aggiungendo pozzetti e lavorandoci ancora. Quindi il sistema adesso è molto funzionale e diciamo che mi permette di evitare anche ostruzioni sulla linea che potrebbero creare grossi problemi. Questo è un sistema, come vi dicevo, molto funzionale. L'unica problematica è la siccità, perché in questi 2 anni ho avuto qualche problema di siccità e ci sono stati dei periodi in cui si faceva magari fatica ad avere l'acqua. Attualmente siamo a un livello di ruscellamento che forse non ho mai visto da quando sono qua. Adesso le montagne sono belle, piene d'acqua, quindi cosa molto positiva questa. L'acqua per quest'anno dovremmo essere salvi e passare un'estate tranquilla, ricca d'acqua. Ciao Luca, complimenti per il lavoro che stai svolgendo. Ero curioso di sapere quanta strada hai dalla macchina alla baita. Dalla macchina alla baita attualmente ho circa 10 minuti e un quarto d'ora. Ciao Luca, la mia domanda è: in fondo, tu progetti o vorresti vivere lassù stabilmente? Più o meno sì. Cioè mi piacerebbe passare molto tempo qui, sì. Sì, questo sì, devo ammettere che mi piacerebbe molto, soprattutto d'estate. D'estate fosse per me io stare qui. D'inverno magari un'alternanza casa baita. Io ho una casa, personalmente ho intenzione di tenere casa mia, proprio perché questo è un luogo in cui qualsiasi piccolo problema può diventare grosso. Soltanto anche farsi male, avere un infortunio, qualcosa del genere, significa non frequentare più questo luogo per un certo periodo. Quindi avere una casa, tra virgolette, standard è fondamentale per quanto mi riguarda. Sì, comunque la risposta è sì, mi piacerebbe passare più tempo qui, ma ci sono tutta una serie di difficoltà dettate proprio anche da un mantenimento, da un introito che attualmente faccio un po' fatica a figurare, ecco, alternativo al lavoro che svolgo. Pablo chiede: ciao, hai mai pensato di mettere una pianta rampicante che cresca sui muri della baita? Immaginala con un glicine, non sarebbe meraviglioso? E poi sarei curioso di sapere cosa hai intenzione di coltivare o comunque cosa potrebbe crescere nell'orto di montagna. La tua idea è giusta, è bella, ci ho già pensato, non tanto un glicine, ma stavo pensando a un vitigno, perché vedo che l'uva, il vitigno cresce molto bene. Quindi sì, può essere che l'anno prossimo potrei piantare una vite e cercare di farla arrampicare sulla facciata della baita. Sarebbe un'idea molto carina. Su questo mi devo informare un attimino. Se avete qualche informazione al riguardo, se è fattibile, se bisogna adottare dei metodi, magari non so, una rete per farla arrampicare meglio e così via, scrivetemelo pure nei commenti, perché sicuramente mi tornerebbe molto utile. Riguardo a quello che vorrei coltivare, allora al momento sono impegnato ancora con la baita dietro, ho tanto lavoro, anche quest'anno non si parla di coltivazioni, però pensavo di fare degli orticelli rialzati. Gli orticelli rialzati di mettere sicuramente, ma allora mi piacerebbero le zucche, perché sono molto redditizie, le zucche per esempio. Mi piacerebbe anche magari testare la coltivazione della segale, anche il mais, quindi più che un orto preferirei fare queste cose che mi permettono di produrre un qualcosa che si può conservare. Poi anche un orticello in cui magari si può fare, non so, qualche carota, sedano, un po' di insalata, cose molto semplici, qualche pomodoro, ecco, ma un orticello molto piccolino.
L'idea avanzata che ho quando avrò molto più tempo, si spera, più avanti, è quella di un orto praticamente automatizzato, cioè gestibile da remoto con un sistema di irrigazione. Cyber orto vorrei fare, una cosa gestibile da remoto, tutto con discorso fotovoltaico, e una cosa di questo tipo, però vedremo. Ciao Luca, hai mai pensato ad una serra per coltivare con sistemi a goccia o altri tipi di tecnologie come temperatura e umidità? Assolutamente sì, e mi collego proprio all'argomento che ho appena affrontato. Sì, ho delle idee, però queste idee sono impegnative, richiedono tempo, richiedono una progettazione, quindi se ne parla più avanti, però sì, ho una serie di idee molto folli al riguardo. Non so se le realizzerò mai, però le ho. Questa è in inglese. Ciao Luca, it is possible to buy a property like yours in Italy, even though I'm from England. If so, what are the property agents best to look and view what properties are available to purchase? Thank you. Sostanzialmente mi chiede se è possibile acquistare una proprietà come la mia in Italia per uno straniero. Assolutamente sì, tra l'altro abbiamo anche dei casi esemplari. Certo, la richiesta è aumentata di questo genere di contesti di rustici, alcuni li fanno pagare veramente cifre molto elevate, sono pochi e sparsi in giro, quindi per uno straniero più che affidarsi a un'agenzia bisognerebbe essere un pochino qui stabili sul luogo, creare una rete di connessioni tramite tracking, tramite passaparola, riuscire a trovare delle persone disposte a vendere, ecco, perché con le agenzie è difficile, proprio perché una cosa del genere come la mia, un'agenzia immobiliare, difficilmente la gente verrebbe con voi a farvi vedere la baita, perché significherebbe perdere magari un'ora di tempo per camminare su un sentiero per andare a vedere un rudere che poi magari voi non comprate, quindi capite che non è semplice, è più facile tramite un passaparola, tramite conoscenze sul luogo. Mauro mi chiede cosa faresti in modo completamente diverso o non faresti proprio nella tua avventura di costruzione della baita, non nella vita in generale. Tendenzialmente sono soddisfatto dei risultati ottenuti, ho fatto sicuramente diversi errori, la situazione è in continua evoluzione, però diciamo che più che aver fatto delle cose errate è tutto un procedimento che si evolve con l'esperienza, si evolve con i mezzi, quindi alcune volte sono partito con delle idee che poi sono state completamente stravolte e quindi può essere che da adesso in poi si vada avanti con un atteggiamento più meno rustico, ecco, cioè, la rusticità resterà sempre, ecco, però magari non escludo per esempio di utilizzare l'elicottero per il trasporto di alcuni materiali o qualcosa del genere, vedremo ovviamente in futuro, però diciamo che quello che ho fatto fino ad oggi l'ho figurato e poi l'ho realizzato. Craftsman mi chiede: ciao Luca, come gestisci lavoro e baita? Hai anche il sabato libero? Pensi che sia possibile vivere in totale autonomia sopravvivendo di allevamento di capre o pecore, da cui ricavare latte e formaggi per se stessi, galline, e con qualche coltivazione ma non di verdure ma di cibo che ti sostiene, che sia calorico, tipo alberi di frutta secca, patate, eccetera? Sottolineo sopravvivere perché ovviamente la vedo dura a vivere inteso come si intende oggi, senza patire un po' di fame in alcuni periodi e senza tutte le comodità, anche se poi con qualche pannello fotovoltaico, bluetti si riesce a stare un po' meglio. Ha ovviamente un po' di denaro da parte che può sempre servire, ma che va usato solo per emergenze, accumulato con un paio d'anni di lavoro. Allora, gestisco lavoro e baita venendo qui nel fine settimana, lavoro a turni, quindi riesco così. Faticosamente, tempo insufficiente sicuramente, ho anche sabato libero, sì, e niente, quindi gestisco come una persona normale che lavora e viene qui e poi viene a lavorare qui in baita. Vivere in totale autonomia, ho già parlato prima delle coltivazioni che si possono fare, con qualche soldino da parte, eccetera. Sì, c'è gente qui in valle, ho parlato di un progetto relativo a un vicinato solidale con Alessandro, per esempio, che lavorano, diciamo, tra vicini, ecco, si aiutano a vicenda. Ci sono anche delle persone che proprio hanno fatto questa scelta di allevare anche degli animali e quindi, certo, se cominciamo ad avere animali, oltre, diciamo, alle coltivazioni, avere un pollaio e così via, si può vivere, certo, però è una scelta di vita radicale, cioè quando si fa quella scelta di vita si sceglie quello e basta, significa che
noi dedichiamo tutto il nostro tempo e la nostra vita a quello. Quindi gli animali non conoscono giorni di ferie, non conoscono vacanze, non conoscono nulla di tutto ciò, lo sappiamo benissimo, quindi scelta di vita radicale, se vi piace lo fate. Personalmente sono ancora così, mente che vuole essere ancora un po' libera, non voglio alcun tipo di impegno, non voglio neanche un cane, figuriamoci stare dietro degli animali. In futuro, boh, chissà, magari cambierò modo di vedere le cose, non lo so. Comunque, sì, si può fare e bisogna sempre comunque avere un certo capitale, perché non si può pretendere di fare certe cose non avendo denaro, perché per allevare degli animali bisogna avere anche il posto, bisogna avere anche delle attrezzature per produrre poi formaggi, insomma, bisogna essere organizzati in un certo modo, ecco, bisogna sapere quello che si fa, non si va allo sbaraglio, bisogna studiare, avere un capitale, un piano e si può partire con un progetto del genere. Anche piccolo, sì, comunque vi potrebbe permettere l'autosostentamento. Hai mai pensato di mollare tutto e vendere le 2 baite? Non ci crederete, ma delle volte sì. Delle volte portando i materiali e imprecando e facendo una fatica terribile mi è venuto da dire ma forse non mi converrebbe vendere tutto e comprare una baita in un contesto più comodo in cui ci arrivo con una strada. A volte ho pensato anche quando diventerò più vecchio riuscirò a venire qui e cose di questo genere, però alla fine no, cioè attualmente no, non sto facendo questo pensiero. Il contesto è molto bello, sto molto bene qui, è il mio luogo e quindi l'importante è avere sempre la salute, auguriamoci di avere quella, perché se si ha quella e si può venire qui, fare un po' di movimento, un po' di fatica fa sempre bene, anzi è un incentivo a muoversi e faticare, quindi al momento no, non ho intenzione di cambiare. Questo in inglese: Your first English post was great. Hope you can do more. How many languages do you speak? Thank you, my friend. Parlo 2 lingue, inglese e spagnolo e italiano, 3 lingue quindi. Mi dispiace non aver più fatto video in inglese, sicuramente ci sarà qualcosa in futuro. Il problema è che è difficile creare tutti questi contenuti, poi credo a un certo punto di fare confusione. Il video in inglese che ho fatto poi non ha avuto questo grande successo, devo dire. Molte persone dall'America per esempio mi hanno detto preferiscono i video in italiano perché così ripassano la lingua italiana, perché molti hanno origini italiane e quindi al momento sono così. Poi sinceramente io credo che questo è un canale con contenuti in italiano sottotitolati, perché comunque mi prendo l'impegno di correggere i sottotitoli e mettere dei sottotitoli. Non capisco perché ci deve essere questa continua dominanza della lingua inglese anche in un video che poi fa vedere una realtà italiana, cioè sulle Alpi, quindi nel momento in cui c'è la possibilità di leggere dei sottotitoli che dovrebbero essere abbastanza chiari, diciamo che forse è più autentico un contenuto in lingua originale. Comunque non escludo di fare altri contenuti in inglese, anche in spagnolo volevo fare qualcosa anche per ringraziare il pubblico che mi segue dall'Argentina, Cile, Spagna e così via, quindi sicuramente farò qualcosa in futuro. Ciao Luca, che lavoro fai durante la settimana? Pensi e speri un domani di poter vivere con YouTube e visite escursionistiche? Allora, io durante la settimana faccio controllo qualità in una ditta aeronautica, lo faccio da quasi 20 anni, questo è il mio principale lavoro. Vivere di YouTube e guide escursionistiche, non lo so sulle guide escursionistiche perché comincerò a breve, non so, vi posso soltanto dire che ci sono tantissime guide escursionistiche, diciamo che tutti vorrebbero campare facendo la guida, però diciamo la verità, è un lavoro molto difficile. Per riuscire a crearsi una nicchia ci vuole tempo, ci vuole costanza, forse io avendo già un pubblico potrei forse essere leggermente agevolato nella cosa, lo scopriremo comunque. YouTube, i guadagni di YouTube diciamo che sono incredibilmente altalenanti, non è un canale mainstream, i contenuti mainstream sono altri, quelli che fanno guadagnare, sono, lasciatemi dire, delle volte anche delle stupidaggini, videogame, cose futili, proprio cose così, però il mainstream è quello, la gente vuole vedere quello, contenuti frivoli, natura, trekking, baita, sono contenuti che interessano sì a un certo pubblico. Purtroppo facendo contenuti in italiano taglio fuori una parte di pubblico globale, ho un pubblico affezionato estero che capisce il discorso del video in italiano, purtroppo alcuni idealizzano troppo una cosa bucolica di questo genere
di contenuti. Io credo di essere sempre stato abbastanza onesto e di non aver mai venduto sogni facili. Ho sempre detto che vivere di questo, vivere qui è tutto molto complesso. Non vi nascondo che comunque cerco anche di avere un introito proprio grazie agli sponsor, non è un segreto. Quindi non sono un antisociale che viene qui per ripudiare, ecco, la società, alcune cose. Ci sono delle comunità anche qui in valle che sono molto così, molto radicali. Io non è che sono proprio così, cioè a me piace il mio contesto, faccio tutto in modo autonomo e indipendente, ma non è una protesta la mia è proprio semplicemente una cosa molto naturale, cioè, questo è nelle mie corde e quindi proseguo con questo. Vi dicevo, guadagni video molto altalenanti, periodi di guadagno comunque redditizio, ultimamente guadagno molto basso, campare di video difficile. Certo, se riuscissi ad aumentare il volume ed avere una costanza maggiore, sì, potrebbe essere possibile, non lo so, ci sono molte difficoltà, come tutti i lavori da freelance, non si sa mai quello che si porta a casa, alcuni mesi va bene, altri non si porta niente, quindi la chiave di volta per me è avere comunque un lavoro che ci permetta di avere un introito costante. Poi ovvio ci sono nomadi digitali, gente che campa solo di YouTube, di contenuti. Molte volte è gente che ha una situazione familiare agiata, comunque una certa sicurezza economica già di base. Io sono una persona normale, quindi devo farmi bene i conti. Allora Mary, non ti fare una risata, noto che sai cucinare bene, da chi hai imparato oppure è una tua passione? Mary, in realtà vabbè, a casa mia mamma cucina bene, quindi sicuramente avrò preso un po' da lei, ma principalmente sono autodidatta come in tutte le cose. Mi piace cucinare, cerco di imparare e quindi mi piace sperimentare, quindi la passione è un po' così, proprio il divertimento di imparare, sperimentare, quindi mi metto lì, non è Masterchef qui insomma, però ogni tanto mi piace fare delle cose nuove, provare. Ecco, mi piace tantissimo ultimamente fare le pizze per esempio, e ho altre cose che voglio imparare a fare. Comunque mi sbizzarrisco in cucina. Davide mi scrive: penso che abbiamo la stessa età, come te credo, sono metalmeccanico, beh pure io, in una grande azienda, turni odiosi, capi ottusi, nuovi arrivati laureati che mi passano davanti e danno ordini, ogni giorno uno sforzo psicologico arrivare a sera, credi che alla nostra età siamo ancora in tempo a scappare da sta infamia. Vabbè, questa è la situazione generale un po' di tutti. Scappare da questa infamia in modo relativo, cioè devi scapparci a livello mentale da questa infamia, cioè non devi farti opprimere da queste cose, bisogna lasciarsi scivolare tutte queste cose futili, stupidaggini e crearti una tua dimensione parallela in cui vivere realmente quello che vuoi vivere, ecco, secondo me così resisti finché puoi, perché comunque bisogna approfittare e crearsi comunque un certo capitale per poter anche poi fare altre scelte, però ecco, io tendenzialmente mi faccio scivolare addosso qualsiasi cosa. Cherry chiede, volevo chiedere, la tua baita era nata per pastorizia o cosa? Ci facevano i mesi estivi o i contadini stavano tutto l'anno? La baita, come tutte le baite qui, erano baite di pastori, sì, quindi si allevava il bestiame, si coltivava qualcosa. No, tendenzialmente vivevano giù in paese e qui ci portavano le bestie. Ci sono baite più in alto, si faceva la stagione, quindi negli alpeggi in estate, sì, delle volte si viveva stabilmente, poi con la transumanza si tornava giù in paese, ecco. Probabilmente in questi contesti, essendo vicini al paese, lasciavano le bestie qui e facevano un misto tra paese e qui. Ecco, magari non vivevano stabilmente, perché se voi guardate la struttura della mia baita dietro, per esempio, capite che non è un posto particolarmente abitabile. Poi magari ci passi una notte, ci passi un periodo molto alla buona, però ecco, non erano organizzate come delle vere e proprie case. E così le baite di questo tipo erano più o meno organizzate tutte così. Bene, queste erano le domande, credo di aver risposto più o meno a tutto. Sicuramente, se questo video sarà di vostro gradimento, ci sarà più avanti un sequel, ci saranno altre domande, comunque credo di avervi detto un sacco di cose, credo di aver risposto ad un sacco di curiosità, che poi sono quelle principali
che avrei chiesto anch'io. Niente, lasciatemi un commento, se mi avete fatto la domanda fatemi sapere se siete stati soddisfatti della risposta, se avete altre domande aggiuntive brevi vi risponderò nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi al canale perché è la cosa più importante che possiate fare per supportarmi. Lasciatemi un like e ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti da Luca, ciao, alla prossima!